Vorrei iniziare questo video con un appello. Che dici? Facciamo un appello? Ragazzi, andate piano. I primi giri fateli piano. Non sapete com'è la pista è fredda. Ciao! Come al solito ho parlato troppo presto, stavamo per entrare e dopo un minuto c'è già stata una bandiera rossa. Infatti ne approfitto per raccontarvi cosa stiamo facendo. Ciao a tutti e benvenuti. Siamo al Cremona Circuit. Oggi è venerdì e ci sono le prove libere prima del weekend del Motestate. Siamo venuti qui con il Politecnico di Milano, visto che nel Motestate c'è anche la categoria Moto 4, Moto 3, Super Sport 300, per vedere come siamo messi rispetto agli altri e avere un riferimento. Poi oggi durante la giornata vi farò vedere un po' di chicchettine della moto che l'altra volta per via della fretta non sono riuscito a farvi vedere. Adesso proviamo a entrare. Quando tu apri il gas e più è alta di giri, più lo fa, appena tocchi il gas fa meno 10, guidabile. Questa cosa qua che quando dai gas fa cioè io quando riapro lei ci mette un anno cioè, sembra la Vespa. Questo è un video di Mazzuoli. Però se voi non lo sapete, cosa devono fare questi ragazzi? No dai, non si può dire però. Sì, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina, ragazzi. Cioè, se non lo fate siete proprio delle brutte persone. Anche perché se oggi vedrete delle riprese fantastiche nel video di Edo è ovviamente grazie a me, quindi iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi. Tanto vi ha lasciato già il link in descrizione. Non vorrei dirvi niente, ma la prima curva entra in sesta piena. Secondo me ha senso che la mettiamo dentro perché e la molla meglio. Allora mi sono messo qua alla fine della pit lane rannicchiato sotto il muretto perché se sentite bene in sottofondo là stanno ancora facendo un sacco di lavori, in più nel box c'è un casino infernale, non si riesce a parlare e se provassi a raccontarvi quello che stiamo facendo oggi là dentro non capireste niente. Innanzitutto vi devo aggiornare su una cosa: se mi seguite su Instagram probabilmente avrete visto che siamo stati a fare un'altra giornata dopo quella di Cremona con Politecnico di Milano a Castelletto di Branduzzo. Diciamo che è stato un breve pomeriggio, prima che venisse a piovere abbiamo fatto solo 3 turni, nei quali però abbiamo provato delle cose, ad esempio l'offset delle piastre e una diversa pressione dello pneumatico anteriore, che ci hanno portato un sacco di giovamento. Infatti qui dopo i primi 2 turni ovviamente siamo andati dietro a quello che richiede una pista ovviamente più lunga di Castelletto di Branduzzo. Bitubo ci ha fornito delle nuove molle che avevamo richiesto e dopo il primo turno abbiamo cambiato la molla anteriore. Rispetto alla volta scorsa con gomme usate sono riuscito a scendere di 2,5 secondi. Il nostro best lap
qua dentro era 52,5 e oggi al secondo giro della seconda sessione ho già fatto 50,0. Questa giornata è molto importante per noi perché, essendo le prove del moto estate, abbiamo tutti quelli che in questo weekend parteciperanno alla gara, si stanno allenando e quindi abbiamo il riferimento di che cosa fanno gli altri. Ci sono altre Premoto 3, ci sono le Moto 4, ci sono le Super Sport 300 e quindi possiamo vedere un po' come siamo messi. Il problema più grande che abbiamo avuto oggi è semplicemente stiamo sistemando un po' la carburazione per rendere l'erogazione migliore. Adesso la moto è ancora un po' difficile da guidare per quanto riguarda l'erogazione. Il primo turno, a causa di una bandiera rossa, purtroppo lo abbiamo saltato, quindi abbiamo fatto solo 2 turni. Non tocchiamo niente, rientriamo alle 2:20 e vediamo come va. Parapiede o pedalina? Cuidado comunque l'R3, vedevo paura. Adesso tiro da solo. Proviamo a fare una clip anche se siamo nel box e se c'è un sacco di casino, però a questo punto il box probabilmente diventa il posto più silenzioso perché fuori ci sono le moto, di qua stanno facendo i lavori. Vediamo se riuscite a sentirmi anche da qua dentro. Abbiamo migliorato ancora il tempo, visto che siamo scesi sotto il muro del 50, abbiamo fatto 49,8 ed abbiamo provato nell'ultimo turno una modifica all'ammortizzatore posteriore per cercare di dare più sensibilità, in quanto sentivo un po' poco il posteriore, però questa modifica non è stata migliorativa e infatti adesso torniamo indietro. Il problema più grande della giornata è che abbiamo un po' di problemi con la mappatura del particolare sistema di aspirazione che utilizzano i ragazzi di Politecnico di Milano con l'Airbox in pressione e adesso vediamo se all'ultimo turno riusciamo ad avere un'erogazione un pochino più pulita. Nel frattempo stiamo guardando un po' i dati perché l'altro problema che lamento è che quando in frenata, nella fase di rilascio del freno, sento una forcella che fa fatica a tornare, che rimane sempre molto bassa, quindi dobbiamo lavorare anche su questo. Come vi avevo detto, vi avrei fatto vedere alcune chicche che montiamo sulla moto e adesso ci siamo messi qui all'ombra perché c'è il sole basso e non si vede niente. Vi faccio vedere il dashboard che utilizziamo sulla moto. Con me c'è Matteo, che è il responsabile del reparto elettronica ed è colui che ha sviluppato tutta quella che è l'acquisizione dati nonché il dashboard. Questo è il dashboard che montiamo sulla moto, è molto basilare. Qua adesso non si vede bene perché è su sfondo nero, ma abbiamo quello che è la linea del contagiri.
questa è la velocità. Su questo canale si possono vedere varie cose, varie misurazioni di quelli che sono i canali dell'acquisizione dati. In questo caso si vede il potenziometro posteriore, qua si vede la percentuale di farfalla e quindi di TPS, e qui invece si vede la temperatura del motore. Qua invece sotto in basso abbiamo i tempi sul giro, invece in quest'altra schermata si vedono tutti i sensori della moto elencati. La figata di questo sistema è che è stato prodotto interamente dai ragazzi del Politecnico di Milano. La prima volta che l'ho visto ho detto cavolo, sembra un computer, e in effetti gira su un sistema che... Sistema embedded Linux, quindi è proprio un computer, e abbiamo programmato l'interfaccia grafica, tutta la parte di acquisizione dati, in modo da riuscire ad acquisire i dati con la frequenza voluta di tutti i sensori sulla moto. In effetti non a caso quando dobbiamo avviare la moto bisogna avviare il cruscotto un po' prima, perché ci mette un po' di tempo ad accendersi esattamente come un computer. Davanti al cruscotto abbiamo tutto il sistema di acquisizione dati. Matteo, ci spieghi un po' come funziona e come l'avete impostato? Sì, esatto, praticamente i sensori mandano un segnale analogico a questa scheda che noi chiamiamo scheda sensori, e questa scheda si occupa di trasformare il segnale analogico e digitalizzarlo e inviarlo sul CAN bus. Dopodiché il segnale inviato sul CAN bus arriva alla nostra dashboard che si occuperà di loggare il segnale. Inoltre abbiamo anche una scheda posteriore che si occupa di tutti i sensori presenti sulla coda. Una scheda posteriore, dov'è questa scheda? È posizionata qua sotto nel codino. E mentre ci godiamo il tramonto del Cremona Circuit, mi ero dimenticato di dirvi che questo weekend saremo presenti qui al Moto Estate con il nostro pilota Davide Ricchi che fa la Race Attack 600, e abbiamo portato Mirko per allenarsi in vista del round del mondiale Superbike di Misano. Per quanto riguarda la giornata di oggi sono molto contento perché dal 52,5 che abbiamo fatto la prima volta siamo arrivati a 49,5, migliorando tutte le sessioni sempre un po', e soprattutto la cosa importante è che la moto migliora e tutto quello che si può fare guidando viene con naturalezza e con scioltezza, e soprattutto oggi non abbiamo mai messo un treno di gomme nuove. Sono delle gomme che avevamo già utilizzato a Castelletto di Branduzzo e oggi hanno fatto tutta la giornata senza mai cambiarle. Come vi ho detto prima, sicuramente dovremmo risolvere quei problemi che abbiamo in erogazione e lavorare ancora un pochino sulle sospensioni per far sì che la moto volti nel miglior tempo possibile. Già oggi abbiamo trovato una configurazione di setup che mi permette di entrare nella prima curva di Cremona in pieno, e stamattina facevo fatica a farlo. Con la configurazione che abbiamo trovato successivamente è molto più facile farlo. Questo perché la moto volta molto più velocemente. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di supportarci con un like e con un commento, e ci vediamo alla prossima uscita che sarà fra veramente molto poco. Ciao!